Buongiorno. Tutto bene? Sì, tutto bene, dai. Buon lavoro. Aspettando. C'è la roba per l'allenamento. Ok. A posto. Grazie. Giù, Blanca! Domani io però mi sono in anticipo. Buonasera. Buonasera, Buonasera, che fresco. Mirko, tira fuori il tuo vero io! Mirko, vedi che fa il suo lavoro, Mirko, mi tiene con la barba. Non ti vuoi fare aiutare? No, allora C'è un silenzio i lavori li faceva con la barba. Proviamo sul diretto destro adesso, ok? Ci siamo? Sul destro. Oh, ci siamo? Il compagno porta il diretto destro, schiviamo, rientriamo con un gancio, ok? Destro? No, gancio sinistro. Ok, dritto e gancio. Sì, vieni Rai, per favore. Io schivo il destro sempre all'esterno e rientro, ok? Ci siamo? Anche qua non abbiate fretta, aspetto il tempo giusto. Va bene, Rai, che sono Ok? Preciso, non il gomito. Dai. Ah, che cazzo è? Oggi non ci sono. Dai. Stai rilassato. Respira. Sono qui. Ho un montante sotto, ho un montante sopra, o un gancio. Ok? Ci siamo? Piano piano tanto, proviamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, indietro! Uno, due, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10. Il pugilato è lo sport a cui tutti gli altri sport aspirano. Penso che abbia la qualità e la particolarità per chi si lascia abbracciare dal pugilato, che è un abbraccio forte, è un abbraccio che a volte non lascia vie di fuga, spesso è una stretta più che un abbraccio, però se qualcuno si affida al pugilato penso che possa rendere la sua vita migliore. E quindi, siccome per me è stato così, ho voluto portare avanti questo progetto. Sei a nudo con te stesso, cioè se tu hai un'immagine che rifletti sugli altri, la proietti sugli altri di un certo tipo, negli sport a combattimento quello cade, perché lì sei nella realtà, sei di fronte a una persona, ci sono delle regole che tutti devono rispettare, perché sennò non stai facendo quello. Fai una rissa, non è pugilato. Quindi non facendo la rissa sei obbligato a rispettare alcune regole.
già il fatto di rispettarle ti mette in condizione di capire che, uno, se le regole ci sono, ci saranno un motivo. Quindi ti fai le domande: perché ci sono le regole? Per salvaguardare la salute di ambedue, pur essendo uno sport di contatto. Cioè, essere un pugile nella società è una responsabilità grossa e loro devono farsi carico di questa responsabilità. Mi interfacciavo spesso con i miei referenti, il dottor Bezzi, per aggiornarli. Io stesso volevo essere al corrente se qualche detenuto non si comportava bene, perché ovviamente un corso di pugilato in carcere è molto particolare. Posso dire con orgoglio che dopo 3 anni l'obiettivo che abbiamo raggiunto ogni anno e continua a esserci è il fatto che comunque gli episodi dove un detenuto che fa parte del corso di pugilato avesse un comportamento scorretto nei confronti di un proprio compagno di cella, oppure un carcerato o un agente penitenziario, non ci sono stati. L'idea del pugilato in carcere potrebbe essere vista male, no, viene insegnato a dare i pugni, ma non è semplicemente i dare i pugni. Si insegna ad avere disciplina, rispetto della persona che è di fronte, a tenere a bada i propri sentimenti, che possono essere la rabbia, sfogo. Ecco, il pugilato secondo me, lo sport di per sé, in carcere potrebbe essere la salvezza di un detenuto. L'ho apprezzato ancora di più quando è morto mio fratello. Cioè, mi è crollato il mondo addosso, ma proprio mi è crollato il mondo addosso, perché comunque ricevere la notizia che è morto tuo fratello a telefono in 10 minuti e non sapere se potevi sentire tua sorella. Inizialmente mi dicevano no, non puoi chiamare. Poi grazie a 2 agenti di turno che hanno usato la loro umanità più estrema, mi hanno autorizzato a telefonare a mia sorella in quei 10 minuti, che alla fine è una goccia nell'oceano. Parlare di 10 minuti di nostro fratello che era morto. E poi come prenderla, cioè come dirgli le cose, quello è il fatto. E lì mi sentivo soffocare, ma davvero stavo soffocando. E giusto quando è successo quello, io venivo al gruppo Pugni Chiusi e gli ho trovato un'armonia, ma una serenità che in quel momento mi isolo, non esiste la chiusura, il blindo, la porta, l'assistente, tu che sei detenuto, in quel momento Emanuel diventa un allievo di box. Il progetto a me fa bene come salute, cioè, perché quello che è la galera è che è un posto come un'isola.
Cioè qua, telefoni non ne puoi portare dentro, quindi anche volendo, se uno ti vuole cercare devi aspettare. I tempi ovviamente si rallentano, quindi sei tu che ti devi adattare a questi ritmi, e la galera è uguale. Se tu fai una domanda, non è come fuori, inizi a gridare, oh devi darmi sto per... no, funziona così. La domanda la devi fare in una certa maniera, e a quel punto sei tu che ti devi adeguare a questi ritmi. La nostra grande lotta che abbiamo sulla nostra persona, sullo svanire, è legato sempre al fattore di tempo. Fuori nella società non si ha più il tempo di interrogarsi, non si ha più il tempo di lavorare su se stessi, perché sei sempre viziato alle tempistiche della società e del lavoro. Quindi se ti devi fare un percorso tuo, se non c'è la disponibilità economica, non c'hai certe incognite giuste per lavorare su di te, ti perdi. E ci vuole niente, non posso più fallire, e questo è il fatto. Io non mi posso più giocare la carta della terza chance, no. Io ho soltanto una chance, ed è quella che mi sto costruendo adesso. Mi gioco quella, mi sono fottuto la vita ancora un'altra volta, e non avrò più lo stesso tempo, le stesse capacità, la stessa grinta che ho adesso che ho parlando con te. Quindi io parto con la mente che ho soltanto una sola ed unica possibilità, e me la devo giocare alla grande. Sono io che devo per prima cosa lottare sì per me stesso, ma lottare anche per il resto, cioè le altre persone. Capisco, posso aver commesso degli errori o ne commetterò in un futuro, che lo sa, uno non può mai sapere cosa avverrà nel domani, ma se c'è una consapevolezza, una coscienza di me e del prossimo, sicuramente qualcosa di negativo non andrò a fare sempre un qualcosa di più positivo. Vuol dire che tu non sei quella persona che eri fuori, assolutamente. Tu sei questa persona. Perché se tu sei disposto a fare questo, dove comunque, parliamoci chiaro, non prendi i benefici, è semplicemente un combattere con te stesso, cioè un mettersi in gioco. E se tu decidi di metterti in gioco, vuol dire che forza di volontà ne hai, e quindi puoi anche cambiare. Ecco, lo sport, il pugilato, il progetto di Pugni Chiusi è, secondo me, essenziale per i ragazzi in carcere. Il sacrificio comunque di dire cavolo non ce la faccio più, però il mio maestro ha detto che devo fare 50 flessioni, le devo fare a costo di crollare a terra. Ecco, quelli sono sacrifici. Vuol dire che se una persona, un detenuto, è disposto a fare questo, vuol dire che è migliorato. Perché magari fuori, perché tu sei dentro, perché hai fatto un reato, fuori magari era tutto facile, tutto molto semplice, non ti interessava fare i sacrifici, qua dentro li fai. Vuol dire che tu già sei una persona migliorata. Se hai imparato a fare sacrifici qui dentro, che tra virgolette, cioè, non sei obbligato, cioè nel senso. Invece se tu impari a fare i sacrifici qua dentro, ti rendi conto che fuori riesci ad affrontare la vita con un altro spirito, con un'altra testa, con un'altra idea, che non è per forza quella di delinquere. Quindi me la sto vivendo un po' nel migliore dei modi. Cioè, sto cercando di rendere questa detenzione momentanea nel miglior modo possibile. Comunque cerco di andare avanti anche per rendere il mio futuro ancora migliore di quello che era quando sono entrato 5 mesi fa, quello sì. E ho perso un po' la testa. Io lavoravo come ascensorista,
e solo che vedevo che la vita non stava andando come volevo, perché comunque la mia vita era quella di un ragazzo normalissimo, facevo sport, andavo a lavorare, avevo una ragazza, tutto quanto. A un certo punto perdo il lavoro da ascensorista, mi reinvento e faccio l'agente immobiliare. Vado a fare l'agente immobiliare e lì conosco i miei attuali coimputati. Ho iniziato a fare le rapine ai camion blindati e dicevo sempre, va bene, faccio una, guadagno un po' di soldi e poi una tirava l'altra. E l'ho fatto per 2 anni, l'ho fatto per quasi 2 anni e mezzo anche. Ho guadagnato anche tanti soldi, ma che non mi hanno reso giustizia. Cioè, nel senso, io l'ho cambiato, non facevo più sport, ero arrivato a pesare 120 kg, cioè, ero caduto anche in depressione, perché comunque non era quella la mia vita, non ero felice, sì, avevo tanti soldi, ma non avevo la felicità che veramente volevo. Io lì, dal momento dell'arresto, ho ricominciato a vivere. Cioè io ho pregato, cioè sembra strano, sembra brutto da dire, però io devo ringraziare, li devo ringraziare perché ho ricominciato a vivere. Grazie alla dottoressa del carcere di San Vittore e alla psicologa, praticamente facendo chiacchierate di 1 ora, 1 ora e mezza giornaliere, sia San Vittore che Bollate a me hanno dato tanto. Sotto l'aspetto di rinascita, sotto l'aspetto di possibilità, perché è la verità. Poi ognuno naturalmente la deve cogliere, la cosa è sempre relativa, cioè nel senso, se uno ha veramente voglia di riscatto e voglia di riprendere in mano la propria vita in maniera seria e affidabile, allora sì. E soltanto quando incominci a fare questo percorso di consapevolezza di te stesso, puoi davvero incominciare a lavorare su di te, perché incominci a lavorare sulle tue fragilità in primis. Quindi su quelle fragilità che ti hanno portato a quei meccanismi infernali che ti hanno distrutto. C'è un valore sociale in quello che si fa qua dentro. Cioè, io credo molto nella società, non nel contesto società, stato o sistema, ma in quanto società come gruppo di persone che appartengono ad una stessa terra e come parte di questa società, secondo me tutti hanno l'obbligo di fare qualcosa. E il mio modo di essere funzionale alla società è insegnare box ai detenuti. Qua dentro, se uno ci pensa, il carcere è veramente un laboratorio. Se utilizzato bene, il sistema carcerario potrebbe essere un laboratorio da applicare alla società esterna. Perché qua riesci, nel bene e nel male, a far convivere tutti. Quello che abbiamo fatto noi come percorso è proprio quello. All'inizio abbiamo avuto 3 anni fa, quando iniziò Mirko, i primi problemi. C'erano proprio problemi di nazionalità. Il vero lavoro che ha fatto Mirko all'inizio è far capire che esiste il gruppo, che ha lo stesso obiettivo, e il lavoro più pesante l'ha fatto lui, non l'ho fatto io. E nel sport a combattimento, anche se sali da solo sul ring, ma se dietro non c'è un gruppo di persone che ti hanno fatto le passate, hai fatto lo sparring,
si sono allenate con te, tu non puoi farlo. Ti iniettano questo spirito di integrazione, di aiuto, perché comunque noi siamo un gruppo e ci aiutiamo a vicenda. Cioè, se io vedo che comunque un ragazzo è in difficoltà di fiato, io sono lì a sostenerlo e quindi lui automaticamente ha nuova forza per andare avanti, spingere, fare. Quindi è molto 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 bello. Avete capito il concetto? Poi andiamo avanti tutto il giorno così, oggi l'allenamento è solo quello. Dovete solo velocemente togliere il caschetto e mettere sulla conchiglia. Dai, ma perché dici questo? Queste sono più come, sono più lunghe. Non è il fatto che sono più lunghe, però con queste qua non ti tengono e ti prendi il polso, il dito, sì, perché non... Guarda, guarda, poi guarda come le metti. Te l'ho fatto vedere come si mettevano una volta. Però secondo me è molto importante anche per gli altri che osservano, per altri detenuti, il fatto che anche stando dentro si può comunque cambiare, intraprendere un percorso di cambiamento. Gira, 1, 2. Le mani! Gira, Samu! Vai adesso, vai! Una piccola spiegazione per il verdetto che ovviamente unilaterale decido io sempre, perché ovviamente sono democratico. Darò la vittoria a lui. Spiegazione: ha evitato di dare molti colpi al viso perché domani lui C'ho l'udienza. c'ha l'udienza. Iniziamo a divulgare l'approccio agli sport da combattimento tra i detenuti, che può avere un percorso educativo e propedeutico per quando usciranno, per capire che alcune regole sono fatte per far sì che la società resista e non imploda, va bene. Tu poi impari che la violenza con cui hai ripagato la società prima era negativa, ma quello che adesso tu lo stai facendo per una disciplina, cambiare questa energia negativa in qualcosa di davvero positivo. Ed è questo il punto di inerzia in cui secondo me i nostri coach che vengono qua a titolo di volontari, vengono qua e ci insegnano questo, di cambiare tutte le nostre energie che abbiamo usato per autodistruggerci, per crearci, fortificarci e imparare. È proprio il sognare, il immaginarti una vita fuori di qua migliore, e quello non te lo può levare nessuno, il sognare. Il poter immaginare una vita migliore, naturalmente lo devi volere. Poi purtroppo, parliamoci chiaro, non sono ipocrita, non tutti per forza ce la devono fare o ce la fanno, anche facendo sforzi abnormi. Quindi se si riesce a fare questo percorso, secondo me l'obiettivo del sistema carcerario diciamo così, è stato raggiunto, cioè migliorare la società esterna. Devono ritrovare il riscatto per se stessi prima qua dentro e poi poter permettersi questa nuova identità anche fuori. Secondo me è molto importante rinascere qua dentro come persone nuove. Dai, Belliccia! Bravo! Piano che sa!